pratica speciale, una sessione di allenamento insieme. Ci alleniamo insieme e facciamo alcune delle pratiche che io prediligo diciamo, nella mia pratica quotidiana e che oggi pratico insieme a tutti voi. Mi riferisco ai 5 tibetani e poi alle prime 5 forme di Lei Jin Jin. Con questo andremo a stimolare i chakra e andremo anche a lavorare sui tendini, quindi sulla forza esplosiva dei tendini e sulla liberazione quindi dei canali da eventuali blocchi. Questo per dare più energia ai nostri organi attraverso i 5 tibetani, per andare a nutrire il nostro sistema endocrino e poi per andare a nutrire i nostri tendini e aprire i canali delle braccia attraverso l'I Jin Jin, le prime 5 forme. Allora, i 5 tibetani hanno una storia bellissima, ne ho parlato in altri video, quindi rinvio il racconto diciamo, alla visione dei video ad hoc che ho preparato già tempo fa sui 5 tibetani. Invito comunque tutti a leggere il libro di Peter Keller, un libro veramente bello, che spiega nel dettaglio l'esecuzione dei tibetani, ma soprattutto è bella diciamo, la storia dei 5 tibetani, che riassumo brevemente. Quindi abbiamo Peter Keller, che è l'autore, che racconta di un incontro con un capitano in pensione, il capitano Bradford. Lo incontra da anziano malandato, ma questo capitano era alla ricerca della fonte dell'eterna giovinezza. Parte improvvisamente verso l'Oriente, Peter Keller non lo segue, dopo diversi anni, dopo 3-4 anni, lo rivede ma non lo riconosce più perché sembrava un'altra persona. Aveva scoperto nel suo viaggio all'Oriente quella che in Oriente chiamavano la sorgente della giovinezza. 5 esercizi che andavano a rimettere in moto i chakra. Lungo il nostro tronco abbiamo essenzialmente 7 chakra disposti in corrispondenza delle ghiandole del sistema endocrino. Nel tempo la velocità di rotazione dei chakra, centri energetici, diminuisce e con essa anche il nutrimento di energia al sistema, alle nostre ghiandole endocrine, e se le ghiandole vengono nutrite di meno a seguito del rallentamento dei chakra, allora si cernano meno sostanze. I tibetani quindi avevano scoperto 5 semplici esercizi per riattivare la circolazione dei chakra e quindi per fornire nuovamente energia al nostro sistema endocrino, e in questo avevano ritrovato quella che nel libro viene chiamata la fonte dell'eterna giovinezza. Allora io quindi vi invito a leggere il libro, ma vi invito soprattutto a fare pratica, perché poi vedrete nel tempo quanti benefici possono dare questa pratica, che dura appena 10-15 minuti. Oggi la faremo. Una piccola premessa, lo potete vedere anche nei singoli video. Io consiglio a tutti di cominciare con 3 ripetizioni, così come consiglia Peter Keller, e andare settimana dopo settimana ad aumentare di 3 ripetizioni ogni serie di esercizio, fino ad arrivare a 21. Perché? Perché bisogna aumentare progressivamente l'esercizio per andare a stimolare progressivamente i chakra e con essi il sistema endocrino. Poi faremo le 5 forme degli Jin Jin, i Jin Jin che sono un dono prezioso del monaco Bodhidharma, che è arrivato nel tempio di Shaolin, trovò i monaci sempre in preghiera ma con delle condizioni fisiche precarie, e quindi si ritirò in una grotta e durante la meditazione concepì un sistema di allenamento per rafforzare il corpo, i Jin Jin, quindi che è il cosiddetto classico del mutamento dei tendini e dei muscoli, che dà giovinezza al corpo, lo rafforza perché rafforza i tendini, quindi crea quella energia esplosiva nei canali che contribuisce ad eliminare i blocchi e a nutrire meglio anche in questo caso gli organi interni, perché sappiamo che i meridiani energetici sono collegati agli organi. Ne faremo soltanto 5 e vedrete come sono esercizi di tensione, rilassamento, tensione, rilassamento. Andremo a tendere a effettuare la tensione in fase di respirazione e invece a rilassare in fase di ispirazione. Ma cominciamo subito la pratica con i 5 tibetani.
La prima pratica consiste in quello che fanno tutti i bambini, cioè la rotazione su se stessa. Quindi andiamo ad aprire le braccia all'altezza delle spalle con i palmi che guardano in basso e andremo a fare 3 ripetizioni. Io ne farò 21, progressivamente andremo a aumentare, quindi 21 ripetizioni in senso orario. Mettiamo le mani in questa posizione per riprenderci dall'equilibrio davanti a noi, posizione della preghiera, e riprendiamo. Ora passiamo al secondo esercizio. Gli esercizi che seguono, i 4 esercizi, hanno in 2 tempi: inspirazione al primo tempo, espirazione al secondo tempo. In fase di inspirazione abbiamo il muscolo pubico-cigeo contratto, e quindi perché? Perché questo determina, cioè favorisce l'ascesa, quindi il movimento ascensionale dell'energia lungo la colonna vertebrale, con la chiusura, il Muladhara e Mula Bandha. E questo Mula Bandha, questa chiusura del muscolo pubico-cigeo, stimola il primo chakra, quello della radice, e quindi favorisce l'ascesa dell'energia lungo la colonna fino alla testa. È molto importante, lo facciamo a polmoni vuoti, quindi prima dell'ispirazione, poi inspiriamo e avremo poi qualche secondo in cui tratteniamo l'aria a polmoni pieni, espiriamo qualche secondo, tratteniamo l'aria a polmoni vuoti. Allora ci distendiamo e andiamo a tirare su le gambe. Le mani stanno a terra, inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, tratteniamo, espiriamo. Dopo il secondo segue subito il terzo tibetano. Ci mettiamo in ginocchio con i piedi puntati a terra in questo modo. Andiamo a tenerci le gambe, anche questo in 2 fasi. Inspiriamo e andiamo ad aprire le spalle e con gli occhi guardiamo indietro. Tratteniamo, espiriamo. Inspiriamo, muscolo pubico-cigeo contratto, espiriamo. Inspiriamo, tratteniamo, espiriamo, tratteniamo. Passiamo al quarto esercizio, ci mettiamo in questa posizione. Era uno dei tibetani che è anche un pochino più complesso per farlo, in alcuni casi ci si può aiutare anche da un sostegno per tirarsi su. Andiamo a appoggiare bene le mani. Quando ispiriamo andiamo a posizionare il tronco in maniera parallela al pavimento. Se non riusciamo facciamo solamente quello che riusciamo, quel poco cerchiamo di farlo con poche ripetizioni. E quando ispiriamo andiamo a guardare indietro, tratteniamo qualche secondo e andiamo a contrarre il muscolo pubico-cigeo, quindi il Mula Bandha,
e per favorire quindi il movimento ascensionale dell'energia lungo la colonna vertebrale fino alla testa, e poi espiriamo e lasciamo andare. Inspiriamo con il naso, espiriamo sempre con la bocca. Quindi inspiriamo e espiriamo. Le mani sono ferme, non si muovono. Guardiamo in basso quando scendiamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo ed espiriamo, inspiriamo ed espiriamo. In questo modo andiamo a esercitare anche i muscoli del collo, andiamo a sciogliere la spalla. Noi stiamo esercitando tutto il corpo. Con questo esercizio rafforziamo anche le gambe, rafforziamo l'addome se lo teniamo contratto. Ultimo dei 5 esercizi. Questo esercizio deriva un po' dalla tradizione yoga, per cui abbiamo cane a testa in su e posizione cobra e cane a testa in su e in giù. Quindi è lo svolgimento di un esercizio yoga, di 2 asana yoga, ma in modalità dinamica. Per cui cominciamo con il cobra, stiamo giù, così inspiriamo, quindi posizioniamo le braccia, stanno belle salde, attive, inspiriamo, guardiamo in alto, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo e guardiamo l'ombelico, inspiriamo ed espiriamo. E torniamo in posizione eretta. Con questo esercizio concludiamo i primi 5 di Bedane, che già di per sé costituiscono un buon allenamento quotidiano, una buona pratica, perché abbiamo esercitato tutti i muscoli del corpo, abbiamo anche coordinato quindi il movimento con la respirazione, lo abbiamo fatto un esercizio anche sostenuto nelle ultime 2 posizioni per massimo 21 ripetizioni. Consiglio di cominciare da 3 ed aumentare progressivamente. Ora andiamo invece a fare i Jin Jin. Quindi andiamo a lavorare con i tendini e con i muscoli. Ci mettiamo in posizione eretta, andiamo con i palmi a guardare verso il basso e andiamo a fare un movimento anche qui in 2 fasi. Ispirazione, mani sono rilassate, espirazione, andiamo a spingere le dita verso l'alto e il numero di ripetizioni consigliate sono 50, noi ne faremo solamente 10, che è già un buon allenamento, e andremo ad effettuare solamente le prime 5 forme delle 12, già lo svolgimento delle prime 5 forme, come da indicazione quindi da Bodhidharma, costituiscono un buon allenamento per il mantenimento della buona salute, quindi lavorare, perché ci permettono di lavorare sui nostri tendini delle braccia e quindi sui canali energetici e sugli organi ad essi associati. Ci mettiamo in questa posizione e quindi faremo queste nostre 10 respirazioni. Quando ispiriamo rilassiamo le dita, quando espiriamo andiamo a tendere le dita con tutta la nostra forza verso l'alto. E c'è anche una versione diversa, nel senso potremmo anche solo essere fermi in questo modo, laddove abbiamo dei problemi alle mani, e svolgere l'esercizio con la sola immaginazione. Cioè le mani sono così e noi immaginiamo di rilassare o tendere
le mani, le dita, abbinando la nostra immaginazione alla respirazione, oppure farlo fisicamente. Noi ora lo facciamo fisicamente, non solo con l'immaginazione, però è possibile anche farlo con l'immaginazione, tant'è vero che alcuni maestri taoisti dicono che il lavoro è altrettanto efficace, anzi, alcune volte è addirittura più efficace del lavoro fisico. Inspiriamo, espiriamo e andiamo in su. Inspiriamo, espiriamo, manteniamo tese per tutta l'espirazione. Inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, sentite come lavorano i tendini, inspiriamo, espiriamo, ancora 2, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Ora andiamo a chiudere i pugni, mantenendo soltanto il pollice che guarda verso il corpo. Quando espiriamo il pugno è rilassato e anche il pollice, quando invece espiriamo il pugno si rafforza, quindi stringe, mentre il pollice spinge indietro. Quindi inspiriamo e espiriamo, spingiamo dietro il pollice, inspiriamo e espiriamo, inspiriamo e espiriamo, inspiriamo e espiriamo. Stiamo lavorando con determinati tendini. Inspiriamo e espiriamo, inspiriamo e espiriamo, inspiriamo e espiriamo, inspiriamo e espiriamo, ancora 3, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, ancora una, inspiriamo, espiriamo. Chiudiamo il pugno, e adesso il palmo guarda verso il corpo, quando espiriamo rilassiamo il pugno, quando invece espiriamo andiamo a chiudere il pugno con forza. Inspiriamo e espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Vi invito anche a percepire i tendini con cui stiamo lavorando in fase di tensione. Inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, stringiamo forte i pugni in fase di espirazione, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Ora passiamo al quarto esercizio, mantenendo i pugni, facciamo la stessa cosa ma in questa differente posizione. Inspiriamo, rilassiamo il pugno, espiriamo, stringiamo il pugno. Inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Percepiamo il lavoro dei tendini interni. Espiriamo, allunghiamo bene il braccio, allunghiamo i canali energetici. Inspiriamo, espiriamo, stendiamo il braccio. Inspiriamo, espiriamo e stringiamo il pugno in fase di espirazione. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, ancora 3, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, stringiamo forte, inspiriamo ed espiriamo. Dal secondo esercizio in poi non apriamo più i pugni, cambiamo solamente di posizione e quindi andiamo a stendere adesso in alto le nostre braccia tese e andiamo a fare lo stesso esercizio, quindi quando ispiriamo rilassiamo, quando espiriamo stringiamo. Inspiriamo e espiriamo, 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 allunghiamo bene le braccia, inspiriamo e espiriamo, ancora 3, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo e lasciamo andare finalmente le braccia. Abbiamo fatto quindi una sessione di allenamento molto importante, dura 15-20 minuti, una sequenza quindi giornaliera molto utile per rafforzare la nostra salute e i nostri tendini, per il ringiovanimento del corpo, perché siamo andati a stimolare i chakra, abbiamo visto come i chakra stimolano la velocità di circolazione dei chakra e condiziona quindi lo stato di salute del sistema endocrino, perché i 7 chakra sono collocati in corrispondenza di una ghiandola endocrina
e in tale corrispondenza quindi se praticamente il chakra lo riattiviamo nella velocità che man mano perde col tempo e con gli anni, allora continua con la sua velocità a nutrire la ghiandola associata e con essa quindi la ghiandola sta in salute, comincia e continua a secernere come secerneva prima le sostanze, a funzionare a livello ottimale. Ma poi abbiamo fatto di più, abbiamo anche utilizzato gli esercizi quindi di mutazione dei tendini e dei muscoli del Bodhidharma che ha trasmesso ai monaci di Shaolin per andare ad aprire i canali, liberare i canali delle braccia dalle tensioni e quindi siamo andati a nutrire i nostri organi interni associati ai meridiani energetici delle braccia, quindi il cuore, l'intestino tenue, l'intestino grasso, i polmoni, quindi organi molto importanti, cuore, polmoni e intestino e siamo andati poi quindi anche a rafforzare fisicamente i nostri tendini e quindi andare a rafforzare il nostro fisico delle braccia, ma con i 5 tibetani poi abbiamo lavorato anche a livello fisico, non solo energetico, su tutto il corpo. Abbiamo visto come alcuni degli esercizi sono anche impegnativi, quindi consiglio di cominciare sempre con 3 ripetizioni per ogni serie di esercizi tibetani, mentre sugli Jin abbiamo effettuato 50 respirazioni per ogni esercizio, abbiamo fatto le prime 5 forme, possiamo gradatamente andare a aumentare il tempo di ciascuna forma e andando ad aumentare il numero delle respirazioni fino ad arrivare al numero ottimale di 50. Ma già questa è una sequenza molto buona da poter praticare tutti i giorni. E io vi ringrazio perché oggi ho effettuato la mia sessione di allenamento con voi condividendo questa pratica e se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete anche voi se il video vi è piaciuto la pratica a tante altre persone perché così praticheremo tutti insieme per la nostra salute, per la nostra energia, per stare bene con noi, per quindi regalarci un momento di salute, un momento in cui andiamo a coccolare, a rinforzare il nostro corpo. Noi ci vediamo alla prossima pratica con Tavo Life. Grazie come sempre, grazie.